Buon pomeriggio a tutti. Per chi non mi conosce, ma vedo, riconosco tante facce note, tanti imprenditori di successo, sono veramente delle bellissime, ottime aziende che sono collegate, si sono iscritte, aziende che stanno dimostrando di voler avere una sensibilità particolare per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ringrazio anche per la partecipazione il nutrito gruppo di professionisti, consulenti del lavoro, ai quali abbiamo inviato in PEC un invito a partecipare. E ringrazio innanzitutto Marcello, il nostro tecnico, che mi stava avvisando che siamo anche in diretta streaming su YouTube, e qualora si dovesse superare il numero di 100 di partecipanti, ci penseremo noi, tramite i due assistenti che sono presenti qui, Alessandro e Marcello, a girare il link per seguirci su YouTube, anche perché, come sapete, Meet ha massimo 100 possibili accessi. Allora, perché siamo qui? Io faccio una brevissima presentazione di quello che andremo a fare, e questo web seminar, saluto Benedetta Marinucci dello Studio Consa, fa parte di 3 web seminar, 2 organizzati dallo Studio Consa. Uno l'abbiamo tenuto lunedì scorso sulla cultura della sicurezza alimentare, e uno ci sarà lunedì prossimo sulla nuova normativa di qualche anno fa, ecco, ma si verranno ripresi alcuni temi della etichettatura. Allora, noi oggi siamo qui perché qualcosa è cambiato nella normativa sulla sicurezza, ma è un qualcosa che, quello che è cambiato è davvero molto molto importante. Faremo un punto sulla situazione attuale alla luce dei verbali che stiamo visionando, per appunto vedere come riuscire ad essere pronti e preparati diciamo, alle ispezioni, ai controlli che sono in atto. Vi do una informazione che ho ricevuto la settimana scorsa. Pare che l'Ispettorato del Lavoro abbia indicato ai propri ispettori non più un'uscita di 2 volte a settimana, ma addirittura di 3. E un'altra indicazione, io vado proprio sul punto, perché andiamo proprio sui punti fondamentali che ci possono interessare, e che stiamo notando dai verbali e dai controlli che, come viene presentato un Unilab, dove nel giro di pochi giorni o poche settimane si presenta l'Ispettorato del Lavoro a effettuare verifiche. Ma perché arriva l'Ispettorato del Lavoro? Ricordiamo, inquadriamo la normativa nell'ambito della quale stiamo lavorando, che è la 81/2008, la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La normativa, la 852, e poi il recepimento di quella normativa europea sulla sicurezza alimentare, era anch'essa del 2008, quindi stiamo parlando di 2 normative del 2008. Ma mentre sulla sicurezza alimentare, parlo dei corsi di idoneità, del manuali, HCCP e così via, i controlli sono subito da parte dei NAS, della ASREM. Sulla sicurezza sui luoghi di lavoro c'è stato un profondo cambiamento dal dicembre 2021. Vi ricordo che, ovviamente, ma lo sapete già, insomma, le uniche attività che non sono tenute a seguire questa normativa sono le ditte individuali e le ditte individuali che hanno un coadiutore familiare. In tutti gli altri casi, dagli studi professionali, tutte le società o ditte individuali, anche con un tirocinante per 20 giorni all'anno, rientrano nell'ambito di questa normativa. Cosa è cambiato? Premessa è d'obbligo. Noi lavoriamo su 2 piani, 2 binari paralleli. L'uno, che è quello della regolarità cartacea del DVR, dei corsi di sicurezza, l'RSPP, l'antincendio, il primo soccorso, l'RLS, la formazione dei lavoratori, gli attestati di questi corsi, ma dall'altro, e qui io ci tengo a questa cosa perché noi facciamo dei corsi anche molto puntuali, noi i corsi li facciamo, non regaliamo gli attestati, perché l'altro binario è quello che l'Italia è il paese in cui si muore di più, e ci sono
è tra i paesi in cui la mortalità e gli incidenti e gli infortuni sul lavoro sono tra i più elevati al mondo. Ragion per cui, ecco, in modo serio noi affronteremo queste criticità tenendo presente che ben fanno gli organi di controllo ad effettuare i controlli, quando fanno però prevenzione anche e non solo oppressione delle attività, ben fanno le attività a dotarsi di tecnici seri, ben fanno i datori di lavoro ad informarsi su questo e i consulenti idem. Quindi siamo su due binari. Adesso affrontiamo il binario del cartaceo, dei controlli in atto, eccetera, ma tutto questo ci si augura che, come è accaduto nel 2008, o meglio, come è accaduto per la normativa sulla sicurezza alimentare, che con la formazione e i controlli, gli incidenti, vi dico un dato che mi ha riferito il dottor Di Siena della ASLEM, in Molise avevamo circa 150 infortuni in quel caso, ecco, denunce di tossinfezioni all'anno, fino al pre-Covid siamo arrivati a 5 o 6 all'anno. Quindi la formazione, i controlli hanno fatto bene e ci si augura che questo accada anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. La dobbiamo prendere anche questa come una cultura della sicurezza sul lavoro, non soltanto come una vessazione. E ovviamente il governo Draghi, in seguito agli ultimi incidenti, ricordiamo che abbiamo 4-5 morti al giorno per migliaia di morti all'anno, sono più di 1.200-1.300 morti all'anno dagli ultimi dati, e solo qualcuno è l'iceberg di cui veniamo a conoscenza tramite gli organi di informazione. Ebbene, il governo Draghi, prima con il decreto 146 del 2021, poi trasformato in legge a dicembre 2021, ha inasprito le sanzioni, ha aumentato gli organi di controllo che possono effettuare i controlli, e qui arriviamo all'ispettorato del lavoro che può effettuare controlli e subito ha iniziato a farli. Già da gennaio, febbraio eravamo ancora, ma io ricordo che non era ancora terminato al 31 marzo lo stato d'emergenza Covid, che già comunque avevamo verbali che fioccavano, insomma. Noi abbiamo iniziato a fare i primi corsi, perché poi, ecco, i corsi possono fare le associazioni o alcuni enti particolari, e già da febbraio, è un anno. Allora, oltre questo, e poi lo vedremo con l'intervento dell'avvocato Coletta, è stata prevista la chiusura dell'attività in particolari casi. Li analizzeremo tutti, ma tra questi quello che risalta di più è l'assenza del DVR, documento valutazione rischi, e la mancata nomina dell'RSPP. Il lavoratore che non trovato in possesso della formazione viene sospeso. La chiusura attività, non più come prima, poi l'avvocato mi correggerà, andrà più nei dettagli, la chiusura dell'attività può essere disposta anche subito, non c'è bisogno di una reiterazione e così via. Le sanzioni sono aumentate, insomma. Allora, tutto questo ha portato, ecco, il mio intervento è un intervento da Confesercenti, sindacato di commercianti, a dover adeguare anche la nostra risposta. E cosa abbiamo fatto? Poi vi do anche un'ultima chicca, spero ci sia anche, non dirò chi, ma chi ha ricevuto un controllo, e questa chicca poi è passata, perché si deve lavorare nella forma, nella norma, nelle cose previste, cercando di vedere cosa sta cercando l'ispettorato e provare a darglielo. Spero, ecco, di essermi fatto capire. Tra l'altro, avvocato, poi dopo, semmai, apro una parentesi, le slide, volendo, le possiamo girare anche al gruppo per... Allora, cosa abbiamo fatto come Confesercenti? Abbiamo iniziato a organizzare corsi almeno ogni mese e mezzo, 2, in particolare la formazione lavoratore e l'RSPP, quello del responsabile dell'azienda. Questo perché la normativa prevede per la formazione dei lavoratori che il lavoratore abbia iniziato la formazione almeno entro la data dell'assunzione e la finisca entro 60 giorni. Abbiamo quindi, oltre a organizzare i corsi almeno ogni 2 mesi, perché il problema
è notevole, non solo per le aziende, perché noi conosciamo le aziende, in particolare della ristorazione, che trovano personale che oggi ce l'hanno, gli pagano la formazione, lo conosciamo questa criticità, e 7 giorni dopo quella persona gli hai pagato la formazione e non è più con te. Allora cosa abbiamo fatto? Facciamo un accordo con l'azienda, perché lo capiamo, lo comprendiamo questo problema. Un accordo con l'azienda nel quale l'azienda ci iscrive quella persona, ma quella persona, se dopo, entro il giorno del corso, non ha ancora appunto fatto il corso, ma non è più non lavora più in quell'attività, gli diamo la possibilità di sostituirla. Abbiamo creato anche una scontistica per più di 5, abbiamo costretto anche altre associazioni a calare il prezzo di questi, perché l'anno scorso all'inizio erano impazziti tutti. Un'altra associazione faceva questi corsi a 180 euro, abbiamo messo 60, 70, con scontistiche anche a 50 per oltre 5 dipendenti. Quindi stiamo intervenendo su vari fronti. Abbiamo programmato, tra l'altro, anche per chi ha un'estrema urgenza, il corso in azienda, perché se noi ci troviamo, vi trovate voi, ma ci troviamo anche noi come Confesercenti nella difficoltà di organizzare un corso ogni 15 giorni, ogni 20, non è possibile. E arriviamo alla chicca formale che abbiamo trovato da un mese e che è stata a prova di un recente controllo dell'Ispettorato del Lavoro, che è rimasto sorpreso. Voleva emettere la sanzione, ma non ha potuto farlo. Allora, vi chiedo molta attenzione per questa procedura. Ci è arrivato una segnalazione, un verbale da un pub della periferia di Termoli che aveva messo a posto tutti i propri dipendenti, li aveva messi a posto tutti, gli aveva fatto fare la formazione, l'ispettorato è andato, ha trovato un dipendente, gli ha chiesto l'attestato c'era, lo ha sanzionato. Perché? Perché era stato assunto 6 mesi prima. Ok, aveva ragione, ci mancherebbe. Non stiamo contestando quella, però io poi voglio dire, io mi faccio una domanda, ma dobbiamo fare prevenzione o dobbiamo fare, cioè un'azienda dimostra buona volontà, ecco, quindi prendi nota, ma penso che l'abbia fatto tu anche Lorenzo Toro Santucci dello studio Consecco, il tecnico che prenderà parola dopo. Questo è un problema, perché molte aziende si stanno mettendo a posto adesso, ma nonostante si mettono a posto vengono sanzionate lo stesso. Allora cosa abbiamo fatto? Un modulo di iscrizione con dietro proprio 2 pagine, la prima pagina dell'azienda che iscrive la persona e l'altra pagina con l'inizio formazione. Io sono un formatore, faccio un'introduzione alla normativa di mezz'ora e la verbalizzo sull'iscrizione. In questo caso la formazione è iniziata e poi quella persona viene chiamata a seguire il corso entro i 60 giorni. Vi dico, cioè, è una guerra continua, che veramente ci sta impegnando e stressando tantissimo. Però ecco, questa è una delle soluzioni. Per alcune tipologie di azienda stiamo provando a organizzare, ma parlo delle sale di ricevimento, ristoratori che hanno, o agricoltori o ristoratori che hanno decine di dipendenti, ma dipendenti che a volte cambiano squadre, le squadre di camerieri, le squadre, ma come fanno a formarli? Allora ecco, stiamo attivando i corsi per formatore per il datore di lavoro, in modo tale che possa fare la formazione il datore di lavoro stesso. Questo è molto importante per le attività con un alto numero di persone, di personale, o per le aziende agricole e così via. Insomma, stiamo provando a dare una risposta. Chi diciamo incontrerete oggi? Io sto per sforare sul tempo, ma ecco, vado subito a presentare i relatori di oggi. Allora, ci raggiungerà alle 15:45, per impegni istituzionali potrà collegarsi alle 15:45, l'onorevole Malagola del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, che è segretario e membro della commissione, membro innanzitutto, ma anche segretario della Commissione Lavoro. Perché l'abbiamo invitato? Perché poi alla fin fine questo incontro
nasce anche da un chiarimento che è stato fatto dalla Commissione Interpelli a un suo interpello e che non ancora viene attuato dall'Ispettorato del Lavoro. Cioè il Ministero chiarisce che per la richiesta di visita medica, sorveglianza sanitaria, di visita medica, bisogna attenersi all'articolo 41 del decreto legge 81/2008. Io l'interpello ve l'ho girato in PDF, chi vuole poi lo potrà leggere, e l'articolo 41 lo leggerà nella procedura operativa per l'identificazione dei soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Questo sarà argomento che a breve tratterà il dottor Luigi Mascia, che andrò a presentarvi. Quindi l'onorevole Malagola, innanzitutto gli chiederemo, ecco, di intervenire su questo intervento che ha fatto. Lui ha chiesto chiarimenti, il Ministero glieli ha dati e l'Ispettorato continua a chiedere la visita medica ai baristi, per dire al barista o al titolare, andargli a dire vabbè, poi fai il ricorso. Eh sì, ma mi devo pagare l'avvocato, poi il ricorso, se lo perdo pago il triplo e così via. Quindi chi vuole poi potrà diciamo visionare i documenti che vi ho inviato. Poi vedremo di mandare qualcos'altro anche nei prossimi giorni, sempre in base a quanto emergerà dall'incontro di oggi. Io presenterò a brevissimo il dottor Luigi Mascia, che è un medico competente, specialista proprio in medicina del lavoro, e che alla ASREM, quando lavorava alla ASREM, ha svolto proprio funzioni di vigilanza e poi di medico competente. Quindi, diciamo, adesso gli passerò la parola per chiarire i punti relativi proprio al tema della sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente. Poi a seguire vi avevo accennato delle sanzioni, delle sospensioni previste da questa legge del 215 del 2021, verranno approfondite sempre in 15 minuti dall'avvocato Alessandro Coletta del Foro di Larino. E io dico sempre, quando lo presento, anche perché ha fatto anche una docente ai nostri corsi di sicurezza, allievo del principe del foro, avvocato Bruno, quindi voglio dire. E poi a seguire il dottor Toro Santucci, che è un consulente di sicurezza dello studio Consa, formatore anche, docente formatore, e vi farà un intervento molto importante, perché a quell'ora sarà collegato l'onorevole Malagola, al quale noi ci rivolgeremo per segnalare le criticità che emergeranno, non solo da quanto i professionisti invitati stanno per esporre, ma dalle eventuali criticità che ci saranno segnalate da consulenti del lavoro o datori di lavoro nel dibattito finale. Si sono iscritti al momento a parlare un consulente Frate Donato Frate, un imprenditore che ci racconterà di una storia che ha davvero dell'incredibile, accaduta in un centro estetico in seguito a durante la visita dell'Ispettorato del Lavoro. Dice Flavio, meno male che c'era mia moglie, non c'ero io, perché altrimenti mi avrebbero fatto altri tipi di sanzioni. E infine il consulente Massimo Di Cera. Mi perdonerà Toro Santucci Lorenzo, il dottor Toro Santucci, perché mi ha detto, mi raccomando, dai nei tempi, ho sforato di 3 minuti, mi scuso, io farò un po' da moderatore, passerò un po' la parola, vi ringrazio. Se qualcun altro vorrà iscriversi potrà scrivermi in WhatsApp e così iscriversi per raccontare o per fare delle domande. Ecco, lo faremo tutto alla fine, ecco, dopo l'intervento dell'onorevole. Ok, ti passo la parola Lorenzo, grazie mille per l'attenzione. Non Lorenzo, è il medico, è Luigi Mascia. Scusa. Ok. Okay. Buonasera, saluto tutti quanti, ringrazio gli organizzatori e mi fa piacere trovarmi qui perché riusciremo non solo a parlare in termini prettamente legati alla normativa, ma riusciremo a discutere, come ho visto che è partita l'organizzazione del seminario, di quelle che sono le
procedure pratiche da mantenere sia nella nostra attività, nella vostra attività, e sia durante gli atti ispettivi essenzialmente sto sentendo da parte dell'ispettorato di lavoro che in qualche modo ha modificato l'approccio che noi eravamo abituati ad avere nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo perché nel passato la normativa aveva dato grande potere di ispezione alle ASL che hanno un atteggiamento di tipo preventivo. Con la legge 215 del 2021, di cui stiamo discutendo oggi, c'è stato un passaggio all'ispettorato del lavoro di queste attività ispettive, e l'ispettorato del lavoro, per sua conformazione proprio, ha un atteggiamento più repressivo rispetto all'atteggiamento preventivo. Quindi stiamo vedendo queste cose che si sentono da alcuni mesi, da un paio d'anni circa, secondo una procedura tutta anomala dell'ispettorato che giunge in azienda e vi chiede direttamente se avete fatto le visite mediche, come se la visita medica fosse un atto obbligatorio dovuto da parte del datore di lavoro. Adesso vediamo in che maniera si arriva invece alla visita medica, alla sorveglianza sanitaria tecnicamente. Io ho presentato questa slide, la prima, che è soltanto un titolo in fondo, ma che vuole mostrare come la sorveglianza sanitaria e l'applicazione della norma sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolge tutte le attività. Se voi vedete è rappresentata una impiegata, un panificatore, un metalmeccanico, perché la norma si rivolge a tutti quanti, è una norma unica per tutti quanti i settori lavorativi. Però all'interno di questi settori lavorativi noi dobbiamo fare le eccezioni dovute, ovvero sia a seconda del rischio che noi sappiamo esserci in un ambiente di lavoro, sarà necessario o meno effettuare la sorveglianza sanitaria. Volevo fare un altro passaggio prima di arrivare alla sorveglianza sanitaria vera e propria. Se voi vedete questa slide, io ho voluto rappresentare ciò che è l'organizzazione del lavoro in un'azienda riferita alla prevenzione della salute e della sicurezza. Al centro di questa slide ci sta il lavoratore, perché l'obiettivo finale di questa norma è la tutela del lavoratore. Voi mi direte, ma noi siamo datori di lavoro, che cosa ci interessa il lavoratore? Il lavoratore ci interessa perché è il bene da tutelare, secondo la normativa di cui noi stiamo parlando. E se vedete, è un team di persone che collabora con il datore di lavoro, che deve interagire in maniera reciproca per poter arrivare a questo progetto nostro, che è la tutela della salute del lavoratore. Al datore di lavoro questo interessa non solo per la protezione della salute, ma anche perché dalla malattia del lavoratore potrebbero derivare costi ed oneri anche legali per quello che riguarda il datore di lavoro. Allora, quali sono i compiti in questo meccanismo che deve assolvere il datore di lavoro? Il datore di lavoro deve essenzialmente fare una valutazione dei rischi, ma deve individuare tutti quanti i rischi, non solo una parte. Quindi ci sono dei rischi che vengono definiti normati, che la legge ha già spiegato, per i quali sappiamo già di dover fare una valutazione che sia una stima oppure una misura. Una volta individuati i rischi, il datore di lavoro ha il compito di cercare di eliminarli o perlomeno ridurli. E questo lo deve fare sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso, oppure creando dei sistemi che portino alla riduzione di questi rischi. Questa riduzione deve essere fatta essenzialmente con degli interventi che vanno alla fonte.
faccio l'esempio più banale, se noi abbiamo in un ambiente di lavoro come rischio il rumore, la prima cosa da fare sarà quella di proteggere la fonte di rumore e non affidare al lavoratore i dispositivi di protezione che sono le famose cuffie. Quindi il passaggio del datore di lavoro è quello di individuare i rischi, cercare di eliminarli alla fonte e poi creare uno studio che si chiama documento di valutazione dei rischi, che è quell'opuscolo, quel documento che i vostri valutatori vi assegnano dopo che hanno fatto la valutazione, e questo documento deve contenere tutta la spiegazione dei rischi, dell'opportunità di ridurre questi rischi e dei tempi in cui questi rischi verranno ridotti, perché non è possibile obbligare un'azienda, per esempio, ad eliminare o ridurre i rischi immediatamente prima di iniziare a lavorare. Esistono dei tempi in cui questo lavoro può essere svolto. Allorché è stato fatto questo, che si chiama individuazione dei rischi residui, il datore di lavoro che cosa fa? Adotta degli interventi che sono l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da assegnare ai lavoratori, la formazione e la sorveglianza sanitaria, ove prevista, dice la legge, ovvero sia, non è detto che noi dobbiamo necessariamente fare questa sorveglianza sanitaria, di cui parleremo successivamente. Quindi, che cosa volevo dire? Tutto questo passaggio rapido serviva per dire che quando arriva l'organo di vigilanza e vi chiede direttamente le visite, voi dovreste essere in grado di rispondere: guarda che per i miei lavoratori non è prevista la visita medica o sorveglianza sanitaria. Che cos'è la sorveglianza sanitaria? La definizione di sorveglianza sanitaria, la leggiamo insieme, è l'insieme degli atti medici finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in riferimento ai rischi che stanno nell'ambiente di lavoro. Quindi, se non ci sono rischi, la sorveglianza sanitaria non la devo fare. Tecnicamente si dice non la devo attivare. E chi è che attiva la sorveglianza sanitaria? La attiva il datore di lavoro, ma la pratica il medico competente. Il discorso che io volevo fare in questa sede, che diciamo è un po' meno istituzionale delle altre, è che chi è che poi decide? La legge dice che decide il datore di lavoro se attivare o meno la sorveglianza sanitaria, però il datore di lavoro non ha la competenza sempre per stabilire se questa sorveglianza è necessaria o meno. Quindi sarebbe opportuno che il medico competente venisse coinvolto nella fase di valutazione dei rischi per arrivare poi a stabilire se è necessaria o meno questa sorveglianza. La sorveglianza abbiamo detto che la fa il medico competente. Il medico competente è un medico che deve avere alcuni requisiti, che sono la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina preventiva e psicotecnica dei lavoratori, oppure in igiene, oppure potrebbe essere, per una norma del 1991, un medico che abbia avuto un riconoscimento per aver svolto già 4 anni quell'attività prima del 1991. Che cosa fa il medico competente nelle nostre aziende? Collabora, abbiamo detto, alla valutazione dei rischi, ma il vulnus è proprio questo. La legge dice che il datore di lavoro nomina il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria. Fra i compiti del medico competente c'è quello di collaborare alla valutazione dei rischi. E allora la domanda che io mi pongo: ma quando deve essere nominato il medico competente? Io immagino che dovrebbe essere nominato prima della valutazione dei rischi, in modo che poi possa firmare un documento assieme al datore di lavoro dal quale emerge se è necessario o meno fare la sorveglianza sanitaria. Quindi gli altri compiti poi del medico competente sono la sorveglianza sanitaria, visitare gli ambienti di lavoro, partecipare alla riunione periodica
io non so se questo uditorio ha aziende che abbiano molti dipendenti. Questa riunione periodica viene praticata laddove ci siano più di 15 dipendenti, quindi probabilmente nelle attività commerciali non si arriva a questi livelli. E poi il medico competente deve partecipare alle attività formative pertinenti, ovvero sia la formazione per rischi di carattere sanitario, il rischio biologico, il rischio cancerogeno, eventualmente l'organizzazione dei corsi di primo soccorso. Altro passaggio, il medico competente deve elaborare un protocollo di sorveglianza sanitaria. Questo che significa? Che una volta terminata la fase di valutazione dei rischi e che si è stabilito che bisogna attivare la sorveglianza sanitaria, bisognerà che il medico faccia un programma degli accertamenti da fare. Questo programma deve essere inserito poi nel documento di valutazione dei rischi. Quindi se il medico competente non ha fatto questo protocollo, il medico competente ha stabilito automaticamente che non deve fare sorveglianza sanitaria. Altrimenti deve fare questo protocollo, che è un piccolo programma degli accertamenti da fare in base ai rischi che sono presenti in quell'ambiente di lavoro. Scusate, eccoci qua. Vi ho portato un esempio di una denuncia, di una condanna che è stata fatta a un medico competente per aver effettuato la sorveglianza sanitaria, però senza aver fatto il protocollo, cioè senza aver detto prima io faccio cosa e perché faccio cosa. La sorveglianza sanitaria non è solo la visita medica, come dicevamo prima. La sorveglianza sanitaria è fatta dalla visita medica dello specialista e da una serie di accertamenti che possono essere fatti dal medico stesso oppure da altri specialisti. La norma dice che queste pratiche vengono pagate dal datore di lavoro. Come è organizzata questa sorveglianza sanitaria? Noi abbiamo fatto la nostra bella valutazione, abbiamo detto al medico che c'è necessità di fare la sorveglianza sanitaria, in che caso il medico fa la visita. Accertamenti preventivi. L'accertamento preventivo è fatto all'atto dell'assunzione, prima di adibire un lavoratore ad un'attività che ha dei rischi, perché se io non ho il medico che possa fare la visita oggi e devo assumere una persona, ho due possibilità. Uno, fargli fare la visita dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Due, assumerlo ugualmente e fargli svolgere delle attività per le quali non sono previsti rischi. Cioè praticamente lo tengo a lavorare senza senza esporlo a un rischio di quelli che sono stati valutati. Poi, sempre seguendo il protocollo sanitario, esistono delle visite periodiche. Le visite periodiche vengono stabilite, di norma la legge dice che vengono fatte una volta all'anno, però ci sono delle eccezioni, tipo i videoterminalisti che in base alla loro età vengono visitati ogni 2 anni oppure ogni 5 anni. E poi vi sono degli altri casi in cui il medico potrebbe stabilire che la visita non è fatta annualmente, però lo deve motivare. Poi, ecco, quest'altro passaggio, il punto C, la visita medica può essere richiesta dal lavoratore e il medico competente stabilisce se è congrua o meno. Non è possibile invece che sia il datore di lavoro a richiedere una visita. Il datore di lavoro può richiedere la visita solo e esclusivamente se deve fare un cambio di mansione. Un'altra opportunità di visitare il lavoratore è alla cessazione di alcune lavorazioni particolari, cioè praticamente quando una persona ha smesso di lavorare voi non dovete farla visitare, a meno che non sia esposta al rischio chimico, cancerogeno o radiologico. Nella maggior parte dei casi non è prevista. Finita la visita, il medico deve esprimere un giudizio. Questo è un altro passaggio che immagino interessi i datori di lavoro.
Il giudizio può essere di idoneità parziale, che può essere temporanea e permanente, di inidoneità temporanea e di inidoneità permanente. Il passaggio dell'idoneità parziale con limitazioni o con prescrizioni è molto importante, perché molti datori di lavori non immaginano che ci sia questa possibilità, credono che una persona o sia idonea a svolgere quel ruolo oppure no. Invece è possibile che una persona abbia delle limitazioni spesso parziali, per esempio una persona non potrà caricare per più di tanti chili la propria colonna, e magari perché ha avuto un problema fisico circoscritto nel tempo, e quindi dopo 3 mesi potrebbe tornare a svolgere la sua attività. La inidoneità temporanea invece è una inidoneità assoluta, nel senso che questa persona non può lavorare per 8 mesi, per esempio. Contro il giudizio del medico è previsto che si possa fare ricorso. Il ricorso si fa all'organo di vigilanza territorialmente competente, che sarebbe la ASL. L'ultima cosa che vi volevo dire per quello che è il rapporto fra il medico e il datore di lavoro è che la comunicazione che il medico fa al datore di lavoro, cioè il giudizio, condiziona le procedure del datore di lavoro, in quanto, data la non idoneità di un lavoratore, la non idoneità che dà il medico competente è alla mansione, cioè a svolgere quei compiti. Di conseguenza, se il medico ha comunicato una non idoneità, le comunicazioni dei giudizi vanno fatte sempre per iscritto, vanno fatte per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. Nel caso in cui il medico comunichi una non idoneità alla mansione, il datore di lavoro è tenuto a cercare all'interno della sua organizzazione un'altra mansione. Non può quindi licenziarlo, a meno che non possa dimostrare che nella sua azienda non ci sono altre mansioni da attribuire a questo lavoratore. E questo è un obbligo che ha il datore di lavoro, insomma, non può liberarsi direttamente di un lavoratore che non sia idoneo. Adesso questo era ciò di cui io volevo parlare, ma per la discussione vorrei riproporre il dubbio che ho presentato all'inizio, ovvero sia, quando si ritiene di dover coinvolgere il medico competente, quando bisogna fare direttamente la sorveglianza sanitaria, oppure è corretto coinvolgerlo precedentemente nella fase di valutazione, per cui il medico alla fine certifica la necessità o meno di svolgere la sorveglianza sanitaria? Vi ringrazio. Ringraziamo il dottor Luigi Mascia. Tra l'altro molto spesso mi è capitato di ascoltare commercianti che hanno ricevuto la richiesta di visite mediche senza visionare neanche il DVR, e quindi alla fine, alla luce di quello che stavamo dicendo, mi sembra abbastanza alquanto strano come procedura. Passo, poi semmai ne parliamo, oppure se vogliamo, ecco. Passo la parola all'avvocato Alessandro Coletta del Foro di Larino per approfondire, come avevo detto in apertura, il tema delle sanzioni e delle sospensioni che sono previste dalla legge 215 del 2021. Prego, avvocato. Allora, buonasera a tutti, non aggiungo nulla rispetto a quanto già detto dal dottor Orlando e procedo ad addentrarmi nell'argomento che mi è stato affidato, ovvero le sospensioni e le sanzioni introdotte dalla legge numero 215 del 2021, che ha modificato il precedente decreto legislativo parzialmente numero 81 del 2008, che è noto come il testo in materia di salute e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Allora, fermo restando il precedente apparato sanzionatorio che resta quello, vengono introdotte un paio di sanzioni che riguardano principalmente il datore di lavoro e il preposto. Ora, il precedente regime sanzionatorio prevedeva una serie di sanzioni aventi tutte natura penale, si parla di contravvenzioni
specifico perché punite con l'arresto o con l'ammenda. Brevemente, che cos'è una contravvenzione? L'articolo 39 del nostro codice penale distingue i reati in due categorie, in delitti e contravvenzioni. Teoricamente le contravvenzioni sono sanzioni, è una categoria di reato più blanda rispetto ai delitti, che sono puniti con ergastolo, reclusione e multa, mentre le contravvenzioni abbiamo detto solo con l'arresto e con l'ammenda. Vorrei però farvi un esempio, e basta la prima slide sulle principali violazioni del datore di lavoro. La mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e quindi del DVR è punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o in alternativa con l'ammenda che va da un minimo di 5.000 euro fino ad un massimo di 15.000 euro. Ditemi voi, e qui lancio una provocazione, se questa è una sanzione blanda, tra virgolette, rispetto, cioè immaginatevi se una contravvenzione è una categoria di reati molto più blanda rispetto al delitto, figuratevi ma le pene previste da delitti. Questo solo a titolo di esempio. Quindi salto quello che è il precedente apparato sanzionatorio che resta ovviamente e passo all'introduzione di quelle che sono le nuove sanzioni. Allora, che cosa ha portato innanzitutto la legge, che cosa ha portato di nuovo la legge numero 215 del 2021? Innanzitutto per la modifica delle competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, attribuendole nel suo complesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ed equiparandole a quelle finora spettanti al sistema delle regioni. Viene inoltre riscritto e modificato quello che è l'articolo 14 del precedente decreto legislativo numero 81 del 2008 in tema di sospensione dell'attività imprenditoriale, che dopo andremo a vedere più nel dettaglio. Adesso parliamo solo delle sanzioni in generale, il quale al ricorrere dei nuovi presupposti della nuova legge 215 del 2021 deve ora essere applicato senza alcuna forma di discrezionalità da parte dell'amministrazione competente. Allora, andiamo a vedere il modificato articolo 14, che cosa ci dice? Innanzitutto ha previsto un aggravamento e quindi un inasprimento delle sanzioni per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminando anche qualsivoglia tipo di discrezionalità in capo all'ispettorato nell'irrogazione del provvedimento sospensivo. Esso verrà applicato ogni qualvolta siano ormai rilevate le violazioni previste nell'allegato 1 della legge 215 del 2021. Quali sono queste violazioni? Le andiamo a vedere immediatamente perché sono nell'ordine: la mancata elaborazione del DVR, la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, questi sono tutti doveri del datore di lavoro, la mancata formazione ed addestramento dei lavoratori, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione, la mancata elaborazione del POS, la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall'alto, nel caso in cui ovviamente si esercita un tipo di attività lavorativa che lo prevede, la mancata di protezione contro il vuoto, la mancata applicazione delle armature di sostegno utilizzate dai lavoratori, i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici, la presenza di conduttori nudi, quindi cavi scoperti in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi, la mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti, l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo, la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto. E infine va evidenziato che il comma 15 prevede per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione la punibilità con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o in alternativa con il pagamento di un'ammenda che va da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, quindi nel caso di lavoro anche sommerso a nero. Ora, per quanto riguarda il datore di lavoro, viene introdotto l'obbligo penalmente sanzionato, lo vedremo anche meglio successivamente, di individuare formalmente il o i preposti, questo a seconda delle dimensioni aziendali o appunto dell'impresa, e diventa obbligatoria la formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza per il datore di lavoro stesso, che quindi diventa un soggetto coinvolto nella formazione.
Ora, quali sono gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che sono posti sullo stesso piano? Il dirigente ma nella concezione classica è considerato un alter ego del datore di lavoro, quindi sono posti sullo stesso piano. L'articolo 18,1, dopo la lettera B, è inserita una nuova lettera, quindi un nuovo capo, che è il B-bis, che prevede l'obbligatorietà dell'individuazione del preposto per l'effettuazione dell'attività di vigilanza, di cui è l'articolo 19. Andremo a vedere anche quelli che sono gli obblighi del preposto tra un po'. La legge non dà indicazioni sulle modalità con cui attribuire l'incarico al preposto, ma è pacifico comunque anche in dottrina che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia datore di lavoro e preposto, ne fossero comunque in ogni caso a conoscenze. Poi si mette anche alla contrattazione individuale e collettiva la possibilità di previsione di una sorta di emolumento per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, e infine il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Ora, quali sono i nuovi obblighi del preposto obblighi di vigilanza? Si parla prettamente di questo, introdotti dalla legge numero 215 del 2021. Innanzitutto il preposto deve vigilare sull'attività di tutti i lavoratori e qualora ovviamente il lavoratore non tenga un comportamento non conforme alla normativa in materia di sicurezza, il preposto deve immediatamente segnalarlo e intimare al lavoratore di ottemperare in modo corretto e quindi di modificare il comportamento scorretto e appunto adeguarlo. Nel caso di reiterazione del comportamento non conforme o nel caso di proprio di mancanza totale di adeguamento del comportamento, quindi in soldoni qualora il lavoratore se ne freghi altamente, il preposto dovrà intervenire tempestivamente, sospendendo l'attività del lavoratore coinvolto e informandone i superiori diretti. È inserito altresì un altro obbligo penalmente sanzionato in capo al preposto, che qualora ovviamente vengono rilevate deficienze nei mezzi e nelle attrezzature e anche nei dispositivi di protezione individuale, il preposto in questo caso deve interrompere temporaneamente l'attività lavorativa nel reparto in cui in cui ovviamente si verifica la deficienza dei mezzi sia dei dispositivi di protezione individuale sia delle attrezzature, e segnalarlo immediatamente, quindi contestualmente, al datore di lavoro e al dirigente, che dovranno ovviamente provvedervi. Ora, le sanzioni introdotte per il datore di lavoro e per il dirigente. Le modifiche riguardano sia l'aggiunta dell'articolo 55,5 lettera C e del nuovo comma 7 ter all'articolo 37, ed è previsto in pratica come pena anche per la mancata individuazione dei preposti o del preposto, come abbiamo detto prima, e per quella che è la mancata formazione, l'arresto da parte del datore di lavoro da 2 o 4 mesi o il pagamento di un'ammenda in alternativa da 1.500 euro minimo fino ad un tetto massimo di 6.000 euro. Per le violazioni inoltre degli articoli 18,1 lettere A, B, B bis, D e Z, prima parte, e 26 commi 2 e 3, primo periodo, e 8 bis. In sintesi, quali sono queste violazioni? In primo luogo, la mancata nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. In secondo luogo, l'individuazione, come abbiamo detto, del preposto o dei preposti a seconda delle dimensioni aziendali. Il mancato aggiornamento, perché questo è un dovere del datore di lavoro, delle misure di prevenzione poste in essere. E infine, quella che è la mancata distribuzione ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale e di tutti i mezzi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Quali sono le sanzioni per il preposto? Le andiamo a vedere. Le modifiche introducono innanzitutto un obbligo di fondo. Nella sanzione già prevista per l'inadempimento precedente per la violazione dell'articolo 19,1 lettera C e F, che è punito con l'arresto fino a 2 mesi o in alternativa con l'ammenda da 400 euro fino a 1.200 euro, viene sanzionata penalmente anche l'inosservanza del nuovo obbligo introdotto dalla lettera F bis dell'articolo 19. L'abbiamo visto prima: qualora il preposto non interrompa immediatamente l'attività del reparto in cui vengano rilevate le deficienze delle attrezzature o dei dispositivi di sicurezza e non informi immediatamente il datore di lavoro e il dirigente della non conformità rilevate,
è punito con l'arresto, l'abbiamo appena visto, fino a 2 mesi, o in alternativa con un pagamento di un'ammenda che va da un minimo di 400 fino ad un massimo di 1.200 euro. Ora, andiamo a vedere quello che interessa più concretamente, più da vicino, il datore di lavoro, ma la sospensione dell'attività imprenditoriale e l'inasprimento delle relative sanzioni. Si modifica principalmente la disciplina della sospensione dell'attività in presenza di lavori regolari in materia della sicurezza sul lavoro. Il provvedimento dell'attività imprenditoriale pare non ammette margini di discrezionalità da parte degli ispettori. Lo ripetiamo, l'abbiamo già visto. E infatti viene usata una terminologia adotta e non posare. Le parole nel mio settore, il settore del diritto, hanno un peso specifico e sono importanti, quindi adotta ha un significato ben diverso, una connotazione ben diversa da possono adottare. Bisogna altresì osservare che si consente all'ispettore di procedere ad una sospensione limitata alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alternativamente dall'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di quei numeri 3 e 6 dell'allegato 1. Le abbiamo viste prima, quindi è inutile ritornarci sopra. La sospensione scatta al 10% e non più, come precedentemente avveniva, al 20% del personale in nero presente sul luogo di lavoro. Come precisato in sede di conversione della legge, ai fini del raggiungimento di tale percentuale occorre considerare anche il personale inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Previsione da collegare col nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro occasionale all'ITL da parte del committente mediante questo SMS o posta elettronica, la cui violazione è punita e quindi sanzionata con una sanzione amministrativa, quindi ma di amministrativa pecuniaria, che è 500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo questa omessa o ritardata la comunicazione. Quindi per ogni lavoratore autonomo, diciamo, per questa omessa o ritardata la comunicazione scatta malapena, che quindi si cumula per ogni lavoratore. È stato prima anticipato dal dottor Orlando e io lo confermo, nel senso che non è più richiesta come requisito la recidiva o la reiterazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, ma scatterà immediatamente a fronte di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, ma riportate nell'allegato 1. All'elenco è stato aggiunto altresì la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto. Quindi questa è una particolarità. Il potere di sospensione spetta anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito degli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, questa è una pena aggiuntiva, accessoria potremmo dire, di contrattare con la pubblica amministrazione, nonché più ampiamente con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei Contratti Pubblici di quel decreto legislativo numero 50 del 2016. Quindi questa la possiamo considerare una pena accessoria, una pena in più che va ad aggiungersi a quella pecuniaria o a quella dell'arresto. In base ad un'ulteriore integrazione apportata in sede di conversione, si prevede altresì che per tutto il periodo di sospensione dell'attività lavorativa il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione e a versare i relativi contributi, come da articolo 14,2, ultimo periodo. Infine, per poter riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle normali e regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie che si vanno violate, importo che viene addirittura raddoppiato qualora nei 5 anni precedenti si sia provveduto a sospendere la medesima impresa per le medesime violazioni. Quindi nel caso in cui 5 anni prima fosse stata già preventivamente sospesa l'attività, e dopo i 5 anni successivamente c'è questa recidiva, viene addirittura raddoppiata la pena, cioè il pagamento della somma. Ora, una chiosa finale riguarda i comportamenti utili da tenere durante i controlli, e con questo concludo il mio intervento. Allora, innanzitutto, durante i controlli, il personale ispettivo, oltre a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino di conoscimento, deve
anche improntare quella che diciamo così, la propria attività di ispezione su due principi cardine fondamentali, che sono in primo luogo la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell'ispezione e in secondo luogo il rispetto reciproco. L'accertamento infatti è condotto in maniera da recare quanto il meno possibile, minore turbativa all'attività lavorativa dei soggetti coinvolti, dei lavoratori in primis. Il soggetto ispezionato ha la facoltà di farsi assistere nel corso dell'accertamento da un professionista. Questo è un punto molto importante perché il personale ispettivo fornisce ai soggetti ispezionati chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione della normativa e risponde nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazione che vengono poste. Una piccola riflessione personale. In questa partita, mi permetterete un termine sportivo, ma l'utilizzo di un termine sportivo, non ci sono avversari. E questa è una personale riflessione. Perché? Perché non bisogna vedere l'ispettorato del lavoro e il personale ispettivo come una sorta di ente che non fa altro che erogare sanzioni, ma è anche a disposizione al servizio di tutti i soggetti che lo richiedono e dovrebbe fornire anche delucidazioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute del lavoratore. Ora, vorrei lanciare anche una domanda abbastanza provocatoria. Quanti di voi hanno mai visto in concreto un lavoratore che chiede informazioni ad un ispettore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro? Penso nessuno. O almeno io non ho contezza di casi pratici in tal senso. Perché? Perché bisognerebbe modificare la cultura, la mentalità alla base della sicurezza sul luogo di lavoro. Per poter ottenere luoghi di lavoro più sicuri per il lavoratore in primis, ma anche per tutti i soggetti coinvolti, bisogna innanzitutto cambiare la mentalità e la cultura alla base. Ora, il personale ispettivo può chiedere anche al datore di lavoro di esibire la documentazione non verificabile direttamente d'ufficio e quindi può acquisire esclusivamente, e questo è un punto fondamentale, la documentazione utile oggetto dell'accertamento, estraendo copia o chiedendo una fotocopia. Non può, faccio un esempio pratico, chiedere la documentazione relativa a dei macchinari dei macchinari utilizzati per l'attività di impresa se l'oggetto dell'ispezione sono i dispositivi di protezione individuale. Questo per intenderci. Un'altra piccola nota: nel 2014 il Ministero del Lavoro ha emanato un codice di comportamento ad uso ed utilizzo degli ispettori di lavoro, ma che tuttavia può essere consultato da qualunque, scaricato dal sito, che ci aiuta a capire cosa fare e cosa dire durante un controllo ed eventualmente farsi assistere da un professionista. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di esservi stato utile. Benissimo, ringraziamo l'avvocato Alessandro Coletta e salutiamo, tra l'altro, perché nel frattempo è entrato nel web seminar anche l'onorevole Malagola, che come vi ho presentato in apertura è diciamo è un parlamentare del gruppo di Fratelli d'Italia ed è membro e segretario della Commissione Lavoro. Vi ho girato in PDF anche l'interpello e la risposta della Commissione Interpelli che sicuramente l'onorevole poi vi spiegherà. Noi abbiamo programmato, prima dell'intervento conclusivo dell'onorevole, l'intervento del dottor Lorenzo Toro Santucci, che andrà, lui è un tecnico della sicurezza, nonché docente di sicurezza, e che andrà, come vi accennavo, un po' a parlare delle criticità nell'applicazione di questa legge. Sia, io ve ne ho parlato all'inizio come Confesercenti, le difficoltà che abbiamo trovato noi come sindacato di categoria. Adesso ecco un tecnico che svolge incontri con gli imprenditori, incontri in azienda e si trova a visionare verbali, ad essere contattato quasi ogni mezz'ora. Io so, quando sta qui sono continue le telefonate per problemi o di applicazione oppure di sanzioni o di controlli. Allora, ti passo la parola a Lorenzo, al dottor Toro Santucci, e poi successivamente all'onorevole, anche perché volevamo che dalla sua posizione, insomma, di membro della Commissione Lavoro potesse raccogliere un po'
quelle che sono le difficoltà e le criticità emerse, ma non solo. Poi daremo anche la parola ai consulenti del lavoro presenti e agli imprenditori per eventualmente segnalare altre situazioni. Grazie mille anche all'avvocato Coletta e a te Lorenzo. Buonasera a tutti, stiamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Se l'onorevole mi concede 7 minuti prima del suo intervento, grazie. Cercherò di cogliere gli aspetti più importanti del mio intervento. Allora, un attimo che... Ecco qui. Allora, io parlerò delle difficoltà e criticità dell'applicazione di questa legge 215. Salterò la prima parte, che è stata spiegata in dettaglio dall'avvocato Coletta, e andrò direttamente a spiegare quelle che sono le cose che chiedono gli organi ispettivi, in particolare l'ispettorato del lavoro. Allora, quando l'ispettorato del lavoro entra in un'azienda, fa una prima indagine ispettiva e chiede questi documenti, chiede il documento di valutazione dei rischi che ha spiegato il medico, chiede degli attestati, per cui l'attestato di RSPP. Vi ricordo che il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio per quelle aziende, società che è formata da dipendenti tipici e atipici, da persone che sono soci lavoratori, quindi le SAS, l'SNC, l'SRLS, e in più ci devono essere questi attestati, cioè questi corsi di formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, soccorso, antincendio. I primi 2 documenti, se non ci sono, l'ispettorato lavoro può, anzi deve chiudere l'azienda. Se invece non ci sono questi attestati di formazione, informazione e addestramento, c'è la sospensione dell'attività lavorativa del dipendente che torna a casa in attesa di fare questi corsi, e poi chiedono le visite mediche ove sono previste e la consegna dei dispositivi di protezione individuale. Vi porto dei casi un po' particolari, dove ci sono dei dubbi e dove ci sono anche delle proposte che facciamo ai nostri governanti, ai nostri parlamentari, perché secondo me ci sono un po' di riflessioni da fare e ci sono anche alcune problematiche rispetto ai controlli che sono stati fatti sia nel 2022 ma anche adesso nel 2023. Vi porto un caso, formazione dei lavoratori. Viene sanzionata un'azienda che aveva svolto la formazione dei lavoratori dopo 60 giorni dall'assunzione a causa dell'emergenza Covid. Cioè, negli anni passati ci sono stati dei DPCM, ci sono stati delle sospensioni delle attività a causa del lockdown, quindi le aziende non hanno potuto svolgere questa attività formativa. Oggi gli organi di controllo vanno a incrociare l'assunzione del dipendente con la formazione, e se sono stati superati i 60 giorni l'azienda prende una sanzione di 1.400 euro. Quindi questo è un primo caso emblematico, perché se c'è stata un'emergenza, se ci sono stati dei DPCM che hanno bloccato un po' le attività formative, adesso chi paga lo scotto sono purtroppo i datori di lavoro per questo vuoto che c'è stato in questi 2 anni. Qual è l'obiettivo che mi pongo io come dubbio? Avere un dipendente formato o guardare quando è stato fatto la formazione? Perché l'unica possibilità che ha il datore di lavoro per evitare questa sanzione quando non rispetta questa scadenza, cioè in altre parole,
Ispettorato del lavoro entra in un'azienda, trova i corsi di formazione, ma con scadenze superate. Quindi non è che il lavoratore non è stato formato, ma senza rispettare la scadenza dei 60 giorni. Quindi l'unica possibilità è staccare in qualche maniera il lavoratore e riagganciarlo successivamente. Quindi ci potremmo trovare a tanti datori di lavoro che licenziano o trovano un sistema per, diciamo, sganciare il lavoratore per azzerare questo deficit che si porta per almeno 5 anni. Quindi questo è una problematica. Quindi la cosa che mi pongo è, forse conviene contestare un'azienda che all'atto del controllo non ha fatto la formazione o non ha rispettato questi 60 giorni, piuttosto che avere un'azienda che ha formato, ahimè, ma non ha rispettato questa scadenza. Sorveglianza sanitaria. Abbiamo un altro caso qui. Durante i controlli viene richiesta la visita medica di dipendenti. Sembra che in generale gli organi di controlli prima chiedono le visite mediche a prescindere da quello che diceva il medico. C'è un articolo 41 che dice il medico deve formare, cioè il datore di lavoro deve in qualche maniera fare la visita medica rispetto a delle normative ben precise, perché la sorveglianza sanitaria segue una normativa ben specifica, non si fa la visita medica a tutti, e forse sarebbe opportuno che gli organi di controllo spiegassero in maniera dettagliata perché devo fare questa visita medica, perché c'è rumore, c'è vibrazione, perché c'è movimento manuale dei carichi, cioè ci deve essere un motivo e non semplicemente perché me lo chiedono senza tener conto della valutazione dei rischi. Un altro caso che abbiamo avuto sempre a cavallo nel 2022-2023 è stato che un'azienda ha ritardato le visite mediche perché il medico competente si è ammalato. Quindi sembra che il giorno dopo la scadenza della visita medica il lavoratore non è più abile a lavorare. Probabilmente si deve pensare a una sorta di flessibilità nel decidere quando fare le visite mediche, perché una tolleranza di 15-20 giorni permetterebbe a un'azienda in caso di malattia o di imprevisto di non rischiare una sanzione anche qui abbastanza pesante. Ricordiamoci che le sanzioni una volta prese si rischia di se non pagate entro 30 giorni si va a finire davanti a un giudice, quindi a un tribunale, con il fatto che in genere un processo dura 3 anni e probabilmente vi costa più l'avvocato che pagare questa sanzione. Abbiamo un altro caso di un lavoratore che è stato preso con un tirocinio formativo 25 ore e questo lavoratore è stato cioè il datore di lavoro è stato sanzionato perché considerato videoterminalista. Il videoterminalista non si considera in base al numero di ore di assunzione, ma quanto tempo sta davanti al computer. Anche qui nel documento era ben specificato che non era un videoterminalista. Anche qui abbiamo trovato diciamo una incongruenza, ecco, tra quello che era scritto sul documento di valutazione dei rischi e quello che era indicato dagli organi ispettivi. C'è un famoso filosofo cinese che dice o porti almeno una soluzione o anche tu fai parte del problema. Quindi quello che è il nostro tentativo, ma anche concordato con il medico, con l'avvocato, è quello di portare delle soluzioni. Allora, una prima soluzione è quello legato alla norma che c'è adesso di riferimento, che è una norma molto repressiva. Non lo dice solo Lorenzo Toro Santucci, ma in un confronto anche con alcuni penalisti, alcuni famosi penalisti come Lorenzo Fantini, lui anche ha espresso in qualche maniera nei vari convegni che lui ha fatto questa norma che è molto repressiva e soprattutto il fatto che gli organi di controllo come ispettori sono molto legati a degli obiettivi
diciamo, un po' di natura economica, di fatto che devono fare un certo numero di controlli e anche di sanzioni. Quindi se noi leghiamo invece la visita a un tipo di controllo preventivo, cioè entrando in merito ai documenti, osservando gli ambienti di lavoro, guardando come lavorano, facendo un approfondimento, perché la sicurezza non è solo i documenti, la sicurezza è una cultura, è un modo di lavorare, quindi è un aiuto, e quindi questo deve essere l'approccio. Sui verbali di primo accesso ci deve essere scritto: perché mi stai chiedendo queste visite mediche? Qual è la norma di riferimento? Probabilmente si potrebbe, lo dico a titolo personale, chiedere al Ministero di cambiare questi format che usano l'Ispettorato del Lavoro. Eccolo, questo è un verbale di primo accesso dove non sta scritto assolutamente nemmeno la normativa di riferimento. Ci sono delle crocette in cui ti chiedono le visite mediche, e ecco, questo potrebbe essere un'ipotesi, cioè io ti chiedo le visite mediche perché ho individuato nel documento di valutazione rischi, ho visto con i miei occhi che questa persona alza dei pesi, fa lavoro notturno, c'è presenza di rumore, vibrazione. E l'altro problema che abbiamo, soprattutto nelle zone turistiche, è che la visita medica è legata all'azienda e non alla persona. Allora immaginiamo, ecco, qui abbiamo anche dei ristoratori, immaginiamo un lavapiatti che lavora per 4 aziende, perché lavora in maniera occasionale, quindi viene chiamato, e questa persona si trova nelle condizioni di dover svolgere 4 visite mediche, perché la visita medica non se la può portare dietro, ma per ogni azienda deve fare la visita medica, ed è un assurdo. Quindi potremmo in qualche maniera, come è stata fatta per i braccianti agricoli nel settore agricoltura, fare in modo tale che una persona che fa la visita medica possa portare questa idoneità alla mansione anche in altre aziende, quindi evitando questo doppioni di visite mediche. Si potrebbe trasformare alcune prescrizioni in disposizione, quindi avere una flessibilità. Se una persona deve fare la visita entro i primi 30 giorni, è chiaro che il datore di lavoro si può organizzare e qualsiasi imprevisto può essere risolto, tenendo conto che se il medico competente non può essere, diciamo, non è che posso andare da un altro medico, o lo fa il medico competente oppure non lo fa nessun altro, se no si deve dimettere il medico. Cambiare la norma riguardo alla scadenza della formazione, cioè dare la possibilità di avere un se una persona l'ha fatto il corso, si è formato, anche se non ha rispettato 60 giorni, ma all'atto del controllo ha rispettato questa norma, forse c'è un buon senso che il nostro datore di lavoro in qualche maniera ha adempiuto, e contestare l'azienda solo se all'atto del controllo ispettivo non ha svolto la formazione entro 60 giorni. Quello che noi chiediamo a gran voce è quello sicuramente di chiedere agli organi di controllo di consultare il TVR aziendale e di richiedere le visite mediche solo nei casi previsti, e specificando anche perché mi stai chiedendo la visita medica, quali sono i rischi normati, e soprattutto specificare quindi nel verbale di primo accesso ispettivo il motivo per il quale si è richiesta la visita medica, pena, questo potrebbe essere inserito, la nullità. Io ringrazio tutti, ho guadagnato 2 minuti e quindi passo la parola a Massimiliano. Grazie. Perfetto Lorenzo. Tra l'altro io aggiungerei anche una cosa, una maggior preparazione degli ispettori che sono sul campo del territorio, perché io faccio un esempio: è accaduta, c'è stata un'ispezione a un panificio, c'era una commessa e c'erano 3 panificatori. È stato chiesto l'attestato di formazione, per tutti rischio alto. Allora, ovviamente il panificatore aveva provveduto a effettuare la formazione, ma per la commessa, la banconista,
aveva correttamente fatto frequentare un corso di rischio basso. L'ispettore ha detto no, ma tutti i panifici che noi stiamo visitando hanno tutto il personale il rischio basso, il rischio alto, perché l'attività è un panificio. Allora il panificatore è venuto da me e ha detto: guarda Massimiliano, mi hanno contestato questa cosa, gli ho trovato il riferimento normativo, poi io ve l'ho girato ai partecipanti in PDF, e formazione dei lavoratori, il rischio è sempre basso se non si accede ai reparti produttivi a rischio alto. La banconista non accedeva, o anche se non ci accede in modo continuativo. La cosa è andata, sto facendo questo esempio perché io ho detto contesta questa cosa all'ispettore, l'ispettrice, era un'ispettrice, ha risposto così, ha detto guardi, effettivamente ha ragione, mi può girare il riferimento normativo? Dopodiché la sanzione non è stata effettuata, però un imprenditore che non ha un consulente alle spalle, un'associazione alle spalle, non ha, prende la sanzione, non la contesta, infatti non aveva fatto verbalizzare nulla e così via. Ecco, quindi io non voglio parlare dell'arroganza con la quale gli organi di controllo entrano nelle aziende. Io spero che poi ascoltiamo tutti, abbiate il tempo di ascoltare tutti la testimonianza di Flavio del centro estetico, perché insomma fa veramente... Però ecco, ci vuole rispetto da parte degli organi di controllo, perché come noi cerchiamo da imprenditori, e so che l'onorevole Malagola può comprendermi perché è diciamo, è un dirigente di impresa, ecco, quindi voglio dire, può comprendere che l'economia non si può fermare. Noi queste normative, e oggi ascoltavo in viva voce il commento di un consulente del lavoro che mi diceva io non so come fare, ho bloccato da 2 mesi un'assunzione di un dipendente perché non c'è un corso di formazione. Allora scusate per questo intervento, scusi l'onorevole, al quale passo la parola per diciamo delle considerazioni conclusive sul nostro incontro, insomma. Grazie mille per la partecipazione. Grazie a voi, grazie a Confesercenti per l'invito e poi anche in particolare all'amico Lorenzo Toro Santucci per avermi coinvolto. Sono felice di poter partecipare a questo vostro momento di confronto e di formazione interna. Io sono, appunto, come veniva ricordato, dal moderatore segretario della Commissione 11ª alla Camera, Commissione Lavoro, e ho vissuto un po' tutta la mia carriera politica intorno alle tematiche lavoristiche, avendo vissuto anche una precedente fase di riforma delle questioni appunto legate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quando nel 2008 ero capo segreteria tecnica dell'allora ministro Maurizio Sacconi. Prima veniva ricordato, citato Lorenzo Fantini, che era un dirigente, un giovane dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si occupava proprio di queste tematiche. Ho anche però nella mia biografia un dato che mi fa sorridere, perché è vero che sono dirigente di una grande impresa, ma io in realtà sono figlio di un piccolo imprenditore e mi ricordo i segni di croce che mio padre si faceva ogni volta che un organo di controllo arrivava in azienda, perché non sempre la competenza e la buona fede potevano essere sufficienti per passare le forche caudine di un qualunque tipo di controllo. E quindi mi ricordo, sorridendo oggi dopo tanti anni, i racconti ogni tanto kafkiani di questi colloqui tra il piccolo imprenditore della Brianza e l'Agenzia delle Entrate, l'Ispettorato del Lavoro, l'ASL, che pretendevano spesso applicazioni assolutamente irragionevoli anche di dettati normativi semplici. Ciò detto, in questi anni ho provato a impegnarmi per contribuire a costruire un mercato del lavoro più libero, più sussidiario, più flessibile, più giusto, più equo, che mettesse al centro il lavoratore e l'imprenditore, perché poi sono queste due le figure che producono la ricchezza nel nostro paese. Oggi viviamo una fase nuova, una fase nella quale il mercato del lavoro è in profonda trasformazione, perché i 2 anni di Covid hanno cambiato il paradigma dell'organizzazione del mercato del lavoro e
internamente alle aziende, e quindi siamo chiamati a pensare a una regolamentazione del mercato del lavoro, in particolare della salute e della sicurezza, che rispondano a un mercato del lavoro in profonda evoluzione. È chiaro che oggi, per esempio, abbiamo il cosiddetto new normal, cioè la nuova normalità del mercato del lavoro, che si sposta più verso lo smart working, che è un tema tutto da capire, e che è diverso dal telelavoro, che richiede ancora una maggior presa di coscienza e consapevolezza da parte delle imprese per utilizzarlo correttamente. Abbiamo percorsi lavorativi professionali sempre più frammentati, con molte transizioni all'interno di una vita di lavoro, da un settore all'altro, da un'azienda all'altra, richiedendo così anche continui aggiornamenti dal punto di vista delle competenze dei lavoratori. Quindi anche il tema della salute e sicurezza deve andare di pari passo con questa dinamica evolutiva. Certamente sono figlio di una cultura che è quella di lavoristica, che è quella di Marco Biagi, e come dire, celebreremo fra pochi giorni il 21° anniversario del suo assassinio. Sono figlio di quella cultura che è una cultura che si fonda su un'antropologia positiva, cioè sull'idea che l'imprenditore e il lavoratore possono vivere in una dinamica cooperativa all'interno del luogo di lavoro e non contrappositiva. Questa è una visione non scontata, senza la quale ogni tipo di normazione invece può diventare vessatoria, perché appunto parte allora da una concezione totalmente negativa del rapporto di lavoro tra imprenditore e collaboratore, per cui alla fine è la legge, è il dispositivo normativo ad essere al centro del processo regolatorio e non il bisogno effettivo di sicurezza sul luogo di lavoro. Dico questo perché ogni tipo di intervento normativo è figlio di una visione della società, della persona, e quindi, come dire, non possiamo esimerci da una valutazione valoriale delle norme anche che recentemente sono state messe in campo, come quella che oggi è in discussione qui tra di noi. Io credo che il governo Meloni oggi sia chiamato a rimettere in mano tutto questo. E vi do qualche anticipazione. Innanzitutto verrà presentato un decreto legge nelle prossime settimane che metterà mano ad alcune norme più urgenti. Oggi sul Corriere della Sera avete visto che è stato anticipato il contenuto della misura che potrebbe sostituire il reddito di cittadinanza, quindi questa misura di inclusione attiva, ma dentro questo decreto legge ci sarà anche una misura, un intervento normativo per quanto riguarda la salute e sicurezza in ambito di alternanza scuola e lavoro, anche dopo i recenti e ultimi fatti tragici che hanno segnato la nostra vita civile. Collegato al decreto legge, scusate, dentro il decreto legge aggiungo anche è probabile che si concretizzerà il riassorbimento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dentro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quindi si tornerà indietro. Questo c'è ancora l'ufficialità e chiaramente, come dire, io non rappresento il governo, ma ho colto che potrebbe esserci questa volontà e quindi, come dire, si ritorna a una regia maggiormente politica, tra virgolette, anche dell'ispettorato, che quindi non sarà solo un'agenzia tecnica, ma che dovrà rispondere anche a una regia politica, e quindi io mi auguro possa andare incontro a quegli obiettivi che venivano ricordati anche negli interventi che mi hanno preceduto, non solo di massimizzare il numero delle sanzioni,
impartite, ma di riuscire ad applicare in maniera intelligente le norme vigenti per accompagnare le aziende dentro una crescita di consapevolezza e di tutela per i propri lavoratori. Ci sarà poi invece un disegno di legge collegato al decreto legge che avrà dentro quindi delle norme non così urgenti, ma che vedrà comunque una discussione che auspicabilmente si andrà a chiudere prima dell'estate. Un disegno di legge dove anche altre questioni legate alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro potranno essere contemplate, con aggiornamento, io credo, per come dicevo prima, anche rispetto ai nuovi modelli organizzativi del mercato del lavoro. Dentro tutto questo, questa è la cornice più politica, ci sarà poi da effettuare una profonda manutenzione, io credo regolamentare, dell'ispettorato, anche seguendo quelle che possono essere le vostre sollecitazioni, ascoltate gli interessanti dalla relazione di Lorenzo Toro Santucci, che possono come dire, essere fatte veramente in tempi rapidi con semplicemente delle interpretazioni ragionevoli da parte dell'ispettorato, senza per forza un intervento normativo del legislatore. Si apre una nuova stagione, la mia presenza qui tra di voi è testimoniare la volontà di una collaborazione tra chi siede in Parlamento e chi come voi rappresenta professionisti e tutti gli attori della filiera della salute e sicurezza sul lavoro, affinché si apra una stagione di riforma che rende il mercato del lavoro più giusto, come dicevo, più equo, più libero, che faciliti le assunzioni, faciliti la crescita dei lavoratori dentro le aziende e la produzione di ricchezza per la nostra nazione. Quindi vi ringrazio. Grazie mille onorevole, sia per le anticipazioni sia per la disponibilità. Noi nei prossimi giorni insieme a Lorenzo proveremo ad inviarle proprio una sintesi delle criticità che abbiamo riscontrato. Io mi scuso e vi saluto e vi auguro buon proseguimento. Arrivederci. Grazie mille, grazie. Arrivederci. Grazie. Allora, penso che poi Lorenzo era compito tuo mettere insieme le criticità ed inviarle all'onorevole Malagola. Allora, lo facciamo insieme. Lo facciamo con tutti gli attori. Anzi, abbiamo pure un paio di giorni per ascoltare altri consulenti, altre attività, per verificare poi se ci sono anche le criticità delle quali non siamo venuti a conoscenza al momento. Inviterei gli iscritti ad intervenire per raccontare la propria esperienza, in particolar modo, almeno mi risulta primo iscritto, frate Donato, che è un consulente del lavoro, se è collegato. Donato, forse Eccomi è andato qua. qualche cliente da lui, non è collegato? Flavio, sei collegato? È collegato? Donato? Eccomi. Oh, eccoti, ora ti vedo. Donato. Ti lascio la parola per raccontare, insomma, ecco, anche la tua esperienza di consulente, se hai delle riflessioni da fare, ovviamente. Sì, e chiedo grazie, a Lorenzo Toro grazie. Santucci, volendo, di interloquire, perché penso siano questioni un po' più tecniche. Grazie Massimiliano. Io innanzitutto volevo salutare tutti i bravissimi relatori, in modo particolare il dottor Mascia, l'avvocato Colleggia, e chiaramente gli amici Massimiliano e il dottor Lorenzo Toro Santucci, che hanno, diciamo, organizzato questo importante evento. Ma io non vorrei parlare di un'esperienza particolare, ma fare solo delle brevi riflessioni sulla questione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Da una parte noi non dobbiamo dimenticare, possiamo prendere spunto dal fatto che la data dello scorso 31 dicembre gli infortuni denunciati, quindi nel 2022, sono circa 697.000.
e quindi questo rappresenta un aumento del 25,7% rispetto al 2021 ed un aumento del 25,9% rispetto al 2020 e, se vogliamo, del 8,7% rispetto al 2019. Quindi tralasciamo poi gli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. Quindi questo per sintetizzare che la sicurezza nei luoghi di lavoro è una cosa abbastanza seria, è una cosa dove anche, diciamo, i vari governi hanno lavorato, adesso in modo più incisivo, meno incisivo, però voglio dire c'è stato un impegno da parte delle istituzioni. D'altra parte, però, voglio fare anche una considerazione che chiaramente questa è una considerazione non solo dal punto di vista dell'Ispettorato del Lavoro, ma di tutti gli enti preposti ai controlli, alle verifiche. In una situazione, voglio dire, economica nella quale ci troviamo, in una situazione economica post pandemia, in una situazione dove c'è la guerra in Ucraina con la Russia, e ancora di più, diciamo, le imprese, gli imprenditori stanno avendo una pressione dal punto di vista economico, dal punto di vista anche degli adempimenti che, voglio dire, che ci sono, che penalizzano in un certo senso gli imprenditori. Basta vedere le nostre città, i nostri comuni, dove le aziende non nascono, ma le aziende chiudono quotidianamente. Basta fare una passeggiata per il corso principale di Termoli e vedete quante vetrine vuote si affittasi, che mesi fa o anni fa là c'erano attività commerciali, attività imprenditoriali che hanno chiuso. Allora, questo per sintetizzare, per chiudere, per lasciare spazio anche agli altri interventi. Serve prima di tutto prevenzione e non repressione. Prevenzione e quindi consulenza. Bene diceva Massimiliano, mi pare prima, quando diceva che, voglio dire, o Lorenzo, non ricordo, all'ispettorato si dovrebbe chiedere, cioè l'ispettorato dovrebbe indicare le linee guida con eventuali prescrizioni, ma non con delle repressioni o delle sanzioni che penalizzano in modo forte le aziende. E poi c'è un principio generale che io applico ormai da 40 anni di attività: ci sono le leggi, ma deve prevalere sempre il buonsenso di chi le applica. Io vi ringrazio della possibilità che mi avete dato di questo breve intervento, di queste brevissime considerazioni. Rinnovo gli auguri e i complimenti agli organizzatori di questo evento e lascio la parola eventualmente agli altri interventi. Grazie. Grazie mille Donato per il tuo prezioso intervento. E, volevo passare, visto che lo vedo adesso direttamente inquadrato, anche Massimo Di Cera, così l'altro consulente, faccio io una domanda anche: come ti stai trovando con questa normativa, a lavorare con questi nuovi obblighi, quali sono state le tue esperienze? C'è qualcosa di particolare da raccontarci? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, saluto Lorenzo soprattutto, con il quale ho instaurato un bel rapporto proficuo, soprattutto a livello professionale. A tutti i colleghi, ho sentito Donato, che ci conosciamo benissimo. Particolari problematiche. Allora, premetto che assisto, diciamo, dei clienti con numero limitato di dipendenti. Mi accorgo, insomma, noto soprattutto che quando si parla di sicurezza sul posto di lavoro, i clienti, percepisco che lo prendono come un fardello burocratico, non come un valore aggiunto alla propria attività, no? E quindi questo, pur non biasimandoli per il periodo storico e soprattutto nel luogo in cui noi operiamo, perché insomma è un luogo economicamente abbastanza, diciamo, limitato nelle possibilità. Molte problematiche io le ho risolte grazie a Lorenzo, devo dire, a cui ho affidato i miei clienti, e quindi è sempre pronto a mandare messaggi e a tenermi lui aggiornato, affinché io possa essere poi aggiornato nei confronti dei miei assistiti. Però, a parte questo, insomma,
è chiaro che quando si parla di attività che il rischio è alto, è quasi tutto giustificato, insomma, la normativa. Il problema è che spesso noi ci ritroviamo ad avere a che fare con dei piccoli artigiani, e quando io parlo dell'artigiano, parlo anche, diciamo, del pizzaiolo o di una sarta artigiana, no? Che ha con sé una dipendente o una collaboratrice, o meglio, un tirocinante, perché a me è successo, e poi grazie anche a te Massimiliano, infatti prima lo hai accennato, la Confesercenti come si comporta. Io ho avuto una mia assistita che aveva il DVR, perché aveva avuto anche altre esperienze, però che cosa succede? Il corso che il tirocinante avrebbe dovuto fare, lei ha pagato per conto del tirocinante, il tirocinante dopo meno di 24 ore prima dell'assunzione se ne viene, io parto per Milano. E quindi grazie anche alla Confesercenti siamo riusciti a recuperare la quota che, diciamo, la datrice aveva già tirato fuori. Allora, con questo che cosa voglio dire? Soprattutto per quanto riguarda il corso, no? Che aveva accennato Lorenzo e che io, diciamo, ho prestato più attenzione. Quando mi ritrovo ad un dipendente che a volte anche già sappiamo che sarà un dipendente a tempo determinato, vedasi un pubblico esercizio, io ce li ho, che durante l'estate devono assumere 1 al massimo 2 dipendenti che spesso sono anche degli studenti. Fargli fare il corso prima, che magari insomma dopo una settimana loro rinunciano per non so quale motivo, perché poi succede questo, che quando non vengono assunti, allora vengono a bussare anche dietro la porta del consulente, no? Una volta assunti, non lo so se forse il contratto scritto, qualcosa insomma di strano succede, e che si tirano indietro. Allora abbiamo che il dipendente si tira indietro e il datore di lavoro ha sostenuto dei costi che francamente, dato il periodo e dato il posto in cui operiamo, cominciano a diventare, diciamo, importanti, perché qua parliamo, insomma, io opero in un paese di poco meno, prima erano poco più di 5.000, adesso poco meno di 5.000 abitanti, Santa Croce di Magliano, però provengo da un paese di meno di 1.000 animi che è San Giuliano di Puglia, cioè trovare il dipendente e che io devo obbligare, cioè io, datore di lavoro, mi devo obbligare a fargli fare il corso prima che venga assunto. Allora facciamo una cosa, perché non metterlo nei 30 giorni successivi all'assunzione? Quando meno lo conosco bene, è vero che ho avuto il colloquio con questo ragazzo, è vero che praticamente abbiamo stabilito quale sarà la sua mansione all'interno dell'azienda, però obbligarmi a fare degli adempimenti prima che si perfezioni il contratto comincia a diventare problematico. Questo è quello che io ravvedo. Poi, ripeto, è una questione di cultura, perché come dicevo prima, così come la privacy, spesso e volentieri, la si prende proprio come, come una cosa da burocrazia. Spesso anche noi consulenti del lavoro veniamo trattati, ahimè, dai nostri clienti come, diciamo, un appendice dello Stato. Cioè, voi esistete perché lo Stato obbliga a un determinato, diciamo, iter burocratico da seguire, ignorando volutamente anche che molti adempimenti noi consulenti del lavoro li facciamo a gratis, cioè i clienti non se ne accorgono nemmeno, quindi, e ne potremmo stare qua per mezz'ora ad elencarli quanti ne sono, però diciamo è chiaro che il cliente ha sempre ragione su questo, insomma io sono molto, insomma, rispettoso delle parti, però nel rispetto delle parti io penso che alcuni adempimenti proprio collegati alla sicurezza sul posto di lavoro debbano essere fatti dopo l'assunzione, in un periodo, diciamo, dove c'è anche un accordo tra le parti, altrimenti è vero che poi diventa, cioè vallo a dire al piccolo artigiano che magari non assunto, cioè tu per assumere Tizio devi fargli fare il corso. Allora, metti a fare il corso, insomma, già lì c'è diciamo un arretramento da parte, insomma, di chi vorrebbe mettersi anche il tirocinante per poche settimane. Ecco tutto, insomma. Questo è quello che io ravvedo. Poi devo dire che io sono abbastanza, cioè, non lo voglio dire, però quando poi c'è l'ispezione è chiaro che bisogna mettersi anche diciamo in un'ottica di confronto, no? Perché poi a me l'ispettorato può chiedere
chiede alcune cose, sì, è normale che le chiede, però posso essere anche io a chiedere all'ispettorato per quale ragione, perché a volte chiedo, insomma, per lei che cos'è un tirocinante? Io personalmente come dico io, sto facendo la riunione. insomma, ecco, sento anche Allora, delle voci. Massimo, Non l'avevo voglio stare accennato, più di ma un minuto, ho chiuso. ecco, Io ho chiuso. allora Massimo, prendo spunto da quello che hai appena detto, perché l'avevo accennato all'inizio, ma ero, diciamo, dovevo rispettare dei tempi, quindi l'ho detto anche velocemente. Questo problema noi lo abbiamo affrontato un paio di mesi fa, perché appunto ci siamo resi conto che avevano fatto un verbale a una persona che aveva l'attestato. Ma lo aveva conseguito questo attestato successivamente all'assunzione. Allora io ho chiesto una giornata, così pure io mi sono incontrato proprio con Lorenzo per riflettere su quale poteva essere una misura, una contromisura, ma sempre a norma di legge, perché noi dobbiamo, purtroppo i controlli li stanno facendo e stanno controllando questo. Anzi, apro anche una parentesi, controllano anche la formazione del datore di lavoro all'interno dell'azienda, che deve essere anche quel modulo certificato. La formazione proprio in azienda è un altro foglio, è un altro che molto spesso viene rilasciato dai consulenti, insomma, se volete poi ve lo giro. È comunque il datore di lavoro, oltre a questa formazione esterna, deve formare anche il proprio dipendente sul luogo di lavoro. Ma questa è una cosa che secondo me la fanno tutti in automatico, perché è normale che arrivi una nuova lavapiatti, un nuovo cuoco, un nuovo cameriere e così via. Il datore di lavoro gli dà delle istruzioni, solo che la deve certificare. Questo l'ho visto in un verbale della settimana scorsa che veniva richiesto ad una parrucchiera. Allora, per poter risolvere questo problema, visto che la normativa, adesso io mi permetto di dirlo perché siamo tra datori di lavoro e consulenti, quindi diciamo la normativa è precisa e loro, se vogliono, e lo stanno facendo, la sanzione la fanno. Allora la formazione deve iniziare entro il giorno dell'assunzione. La soluzione che abbiamo trovato legale, legalissima, perché ripeto, dobbiamo stare nella norma, attestati falsi non se ne fanno, non se ne devono fare, noi siamo contrari proprio per quell'altro binario, quello della vera formazione fatta bene che deve risolvere il problema. Allora, una iscrizione, un modulo di iscrizione con un inizio formazione. Questo è incontestabile. C'è tra di voi una persona che ha ricevuto 10 giorni fa un'ispezione, hanno trovato questo foglio e ha sorpreso gli ispettori che lo vedevano per la prima volta, ma non hanno potuto far nulla. Purtroppo così. Però tenete presente che è un anno che si fa formazione e quindi sia voi consulenti sia i datori di lavoro, quando incontrate un nuovo dipendente, chiedeteli, perché molto più spesso adesso ce li hanno, sono stati prodotti centinaia di attestati, non solo da noi, ma da altri organi di controllo, quindi potrebbero averlo già conseguito. Validità è 5 anni. Se non l'hanno conseguito, il tempo è un giorno, massimo 2. Non solo, voglio dire, gli facciamo l'iscrizione con inizio formazione, gli consegniamo questo originale ed è a prova di ispezione. Poi un'altra cosa, questo è sempre aggaggiandomi al problema che un ragazzo oggi c'è, anche questo accennavo prima, e fra una settimana non c'è più. Ti lascia o ti accorgi tu che non lo ha, che non va bene per la tua attività. Allora, entro l'assunzione, questo costo di formazione dei lavoratori non è a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può comunque richiederlo da curriculum, mandare il dipendente il giorno dopo in un ente di formazione e poi farglielo pagare. Diciamo, è a carico del datore di lavoro dal giorno dell'assunzione, ma prima può essere richiesto da curriculum. Altra cosa, sempre agganciandomi a quello che avevi accennato, appunto, me l'hai detto tu stesso perché era uno di quegli esempi in cui abbiamo risolto il problema. Problema è lo stesso, il dipendente se ne va, gli ho pagato la formazione, il corso non l'ha ancora fatto, il datore di lavoro mi chiama o il consulente dice guarda, questa persona andiamo a sostituirla
con quest'altra persona qui. E quindi non abbiamo alcun problema a fare, noi che organizziamo ad esempio il corso, non so altri, diciamo almeno noi, a sostituire la persona, perché queste purtroppo sono soltanto le contromisure che si possono prendere venendo incontro. Però, ripeto, la normativa c'è, e finché non si interviene a un livello alto, ecco perché ecco lo scopo di aver invitato un onorevole della Commissione Lavoro, purtroppo dobbiamo seguirla la normativa. Non so se Franca, se vuoi puoi intervenire. Buonasera. Franca, sul microfono. Buonasera. Perfetto. Sì, mi sentite? Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Sì, perfetto. No, una domanda proprio a posto di questo, signor Massimiliano. Ci siamo sentiti via WhatsApp, no? Sto mandando un futuro lavoratore, o meglio un tirocinante, che trascorrerà qualche settimana nella struttura odontoiatrica della mia famiglia. Ma lei ha detto che basta iniziare il corso e siamo inattaccabili. Ma se lo scopo della normativa è la sicurezza della persona, non possiamo essere inattaccabili, perché significa che io faccio entrare in struttura una persona che non è ancora formata, quindi non è al sicuro, quindi è in pericolo. E quando lei dice inattaccabile, allora da noi gli ispettori sono arrivati il 16 febbraio e grazie a Lorenzo forse abbiamo... È andata ma credo bene, anzi volevo chiedere, io da cosa mi accorgo se non è andato bene? Loro non... Vabbè, nel verbale non c'è scritto nulla, quindi credo che sia andata bene. Grazie al nostro inattaccabile Lorenzo Toro Santucci, che dà a disposizione, poi bisogna seguirlo. Seguito lui siamo al sicuro. Quindi io adesso mi sto ponendo il problema di questo tirocinante che arriverà il 20, che avrà nel frattempo iniziato il corso sulla sicurezza perché io l'ho iscritto, avrà fatto la visita medica che ho già prenotato, però mi chiedo come facciamo a essere inattaccabili visto che la normativa afferma che per la tutela del lavoratore deve essere già formato. Allora, mi permetto, Lorenzo, allora, ho visto che hai alzato la mano, però mi permetto di dire due parole e poi ti passo la parola, preparati. Allora, questo è un punto, a questo punto mi riaggancio a quello che avevo detto prima riguardo i due livelli di formazione. C'è una formazione generale specifica esterna, che è quella per il conseguimento dell'attestato, che viene svolta per diciamo il lavoratore sia del suo studio che di un altro studio, che ok, ci siamo, e la persona consegue quell'attestato. Poi c'è una formazione interna che deve fare lei e deve certificare. Allora, per quella formazione esterna, sempre nello spirito del fatto che molti imprenditori hanno bisogno di assumere subito, perché lei poi può essere libera di dire: allora, quando mi fate il corso, lo facciamo, noi lo faremo a fine marzo, ok, ad aprile lo assumo, se lei può aspettare bene, ma se ha bisogno di quel dipendente, far iniziare la formazione e farla finire entro 60 giorni è regolare, da un punto di vista cartaceo. Poi, da un punto di vista, stiamo facendo i due binari, lei è tenuta a fare la formazione in azienda all'ingresso di questo dipendente, che va certificata questa cosa con una modulistica che sicuramente il buon Lorenzo le avrà già prodotto. Adesso però lascio la parola a Lorenzo, perché io non sono un tecnico, ok? Quindi diciamo provo a trovare soluzioni, ma Lorenzo insomma le può rispondere ancora più tecnicamente. Sì, allora la norma di riferimento è l'accordo Stato-Regione del 2011, è una disposizione transitoria, cioè è chiaro che la normativa ci dice che tu prendi un dipendente e lo devi formare. Ci sono delle eccezioni, cioè l'eccezione è: a me serve questo dipendente, lo voglio assumere subito. Chiaro che il datore di lavoro che ha esperienza sul proprio ambiente di lavoro farà un minimo di informazione, cioè informazione vuol dire una cosa verbale, gli dici questo non lo devi toccare, questo devi stare attento,
in attesa di fare una formazione. Il problema è che gli enti di formazione, che sono quelli adibiti a fare questa formazione, si prendono del tempo per organizzare un'aula che deve essere al minimo che deve essere di 25 persone. E quando ci troviamo uno stabilimento balneare, ci troviamo un ristorante che ha bisogno di prendere una persona immediatamente, si applica, noi diciamo applicate questa norma transitoria che lo scaricate su internet, dice semplicemente lo devi fare, se non riesci per fattori oggettivi hai 60 giorni di tempo per finire, per concludere questa formazione. Ok, cioè un'eccezione non è non diventa la normalità è come fa la Fiat. È chiaro che la Fiat ha una struttura totalmente diversa, però nel piccolo io se non ho il pizzaiolo stasera non posso aprire. Come faccio? Allora, fai in modo tale che questa persona viene introdotto da un formatore alla sicurezza e piano piano vuol dire che il datore di lavoro starà un po' più attento e nello stesso tempo avrà questi 60 giorni per concludere questo percorso formativo. Flavio, ci sei? Flavio Arricchiello? Eccoti. Sì, buonasera a tutti, innanzitutto. Scusate. Flavio, Allora, raccontaci la tua esperienza. L'abbiamo citata un paio di volte senza dirla proprio per lasciare il suspense. Mi hanno convinto a raccontare la mia esperienza, o perlomeno, grazie a Dio, non ero presente nella mia attività lavorativa ed era presente mia moglie, che è parte dell'impresa, ma anche perché mi sarei compromesso per il mio carattere. Ho ricevuto una visita degli ispettori un paio di settimane fa e mentre si presentavano io ho un'attività di artigiano, sono un parrucchiere, ho un centro estetico e in contemporanea da una cabina usciva una mia collaboratrice, un estetista, recandosi verso la parte privata, quindi la zona nostra, la zona di riposo, la zona di rifocillarsi, di benessere se vogliamo, perché io do anche questi spazi. Questo signore, appunto, uno degli ispettori, si precipita passando innanzitutto nella parte estetica, dove comunque sapete benissimo che ci possono anche essere, e casualmente c'era una cabina aperta, leggermente aperta, dove c'era una signora all'interno, ma lui si è precipitato all'interno della zona privata, cercando di capire chi era questa persona che era uscita dalla cabina per andare da un'altra parte. Pensava probabilmente che forse era una persona che non era dichiarata. Ora il mio intervento, e ringrazio Lorenzo, Massimiliano e tutte le belle parole che sono state dette. Mi dispiace dire questa cosa da piccolo professionista, posso semplicemente dire che ne ho avuti diversi interventi da parte di questi ispettori, ma tutti quanti con la presunzione e l'arroganza dell'abuso di potere. Ora sono una piccola persona nella nostra società al quale rispetta tutte queste regole che lo Stato ci conviene, ma mi sento poi veramente come schiacciato da persone che prendono un semplice stipendio e debbano punire delle persone che vogliono lavorare e che si alzano tutte le mattine per andare ad aprire la propria attività con tutti i sacrifici che voi avete elencato quest'oggi, quindi guerra, Covid. Premetto, io sono stato punito perché dopo Covid non ero stato corretto nelle scadenze di alcune regole che mi erano state date. Ero in torto, ho pagato, ma ho ricevuto appunto questa visita e come diceva Massimiliano, meno male che non ero presente perché penso che mi sarei
compromesso l'attività, ma ha compromesso anche la persona stessa. Grazie per avermi fatto partecipare, buona serata a tutti. Grazie a te Flavio. Prego. C'è qualcuno che vuol fare qualche altro intervento? Carlo? Ci sei Carlo? Eccoci, ti vedo. Signori, Ciao, Carlo. buonasera a tutti. Buon pomeriggio. Buonasera. Ciao. Io avrei una domanda. Nel caso in cui nella propria azienda... Al medico, al dottor Toro Santucci? Ma guarda, anche a Lorenzo, al dottor Toro Santucci la potrei fare, perché comunque mi segue lui, ci conosciamo di persona. Avrei una domanda. Praticamente, se nella mia azienda ci sono dei dipendenti di ditte esterne, per esempio ditte di pulizia, bagni, oppure noi come stabilimenti balneari ci affiliamo al servizio della compagnia del mare, che è la compagnia dei bagnini. Nel caso di questi dipendenti presenti nella nostra azienda, in caso di controlli, tutte queste certificazioni, corsi di formazione, i dispositivi di protezione individuali, chi li deve fornire? Io o la ditta che li assume? La ditta che lo assume. Ok, Deve fornire, e però tu devi chiedere alla ditta una dichiarazione che lui sta a posto con la sicurezza, e puoi richiedere anche una serie di documenti, tra cui il DVR, primo soccorso. Magari si può mettere anche nel contratto che faccio con questa azienda, dove loro si impegnano a tutte le responsabilità relative al lavoro. Perché se succede qualcosa, ricordati che quelli sono persone, sì, assunte da altri, ma che lavorano a casa tua. Certo, soprattutto per i bagnini, che sono quelli più a rischio, sono i soggetti più a rischio per la loro mansione lavorativa, quindi vorrei stare sicuro proprio su questo. Mi è arrivata una domanda in WhatsApp per il dottor Mascia. Per quanto riguarda la visita medica, è un commercialista, un dottore commercialista che me l'ha posta. La visita medica è obbligatoria o no per il pizzaiolo che utilizza farine? Voleva sapere lui, perché visionando l'elenco dell'articolo 41 non ha trovato, diciamo, l'indicazione delle farine come obbligo di visita medica. Questa è, mi sembra, la domanda. L'ho riassunta. Allora, le farine potrebbero avere dei fattori di rischio e vanno valutate, però prima di stabilire se c'è un obbligo, bisogna capire cosa è stato inserito nel documento di valutazione di rischio. Ma sicuramente le farine potrebbero dare dei rischi da fungo, per esempio, e altre sostanze irritanti. Poi il pizzaiolo ha anche altri fattori di rischio. C'è il microclima, c'è le temperature elevate, le posture. Quindi un pizzaiolo normalmente dovrebbe essere sorvegliato. Perfetto. Mi permetto di fare un'interpretazione sempre interloquendo con il dottor Mascia, per vedere se ho capito bene. Allora, converrebbe in fase di precompilazione del DVR far effettuare una relazione ad un medico del lavoro o meno, cioè quali sono i vantaggi perché poi in quella relazione potrebbero esserci ovviamente anche delle figure che esulano o entrano poi tra gli obbligati alla visita medica, quindi diciamo come e poi soprattutto ai fini di un'ispezione questa relazione come diciamo come può avvantaggiare il datore di lavoro, l'impresa. Allora, il mio pensiero è che il medico competente, il medico del lavoro in generale, ma anche il medico competente, debbano essere sentiti precedentemente, tanto che fra i compiti del medico competente c'è proprio quello della valutazione dei rischi, cioè il medico competente collabora nella valutazione dei rischi. Di conseguenza noi sappiamo che l'apporto tecnico da parte del medico potrebbe definire in maniera chiara la presenza dei rischi. Ne abbiamo avuto un esempio in quello che abbiamo detto prima. Il medico deve firmare, se ha collaborato alla valutazione dei rischi, deve firmare il documento di valutazione dei rischi. Di conseguenza ci sono due possibilità. Uno, che il medico
firmi soltanto il documento e quindi avalla tutto ciò che è inserito nel documento. L'altra ipotesi è che il medico faccia una piccola relazione, che sarebbe la cosa più corretta, una piccola relazione a fine valutazione, in cui dice: da quello che io ho potuto constatare, esiste o meno l'obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria. Questo io ritengo che sia, ma questo perché se io faccio un esempio, se io dovessi acquistare un immobile perché ho intenzione di modificare l'ubicazione della mia azienda, io non vado a comprare un immobile solo perché costa poco, ma chiedo a un consulente, che sia un ingegnere o un avvocato, in base alle esigenze che ho, se quel immobile fa a caso mio, nel senso, se posso poi attivare la mia azienda in quell'immobile. Inutile che io lo pago poco e poi non posso perché, per esempio, è un'azienda che deve essere ubicata necessariamente al di fuori dell'area urbana. Un tecnico mi dice: puoi comprarlo o non puoi comprarlo. Allo stesso modo, la valutazione del medico mi può dare un apporto scientifico che poi può essere speso anche in caso di ispezione da parte dell'organo di vigilanza, perché a quel punto, anche se il datore di lavoro è ancora lui responsabile, però può avvalersi della competenza del tecnico. Perfetto, volevo capire se la dottoressa Terzano aveva fatto una domanda. I farmacisti devono compilare l'autocertificazione per dichiarare che non siamo obbligati a sorveglianza sanitaria? Loro devono fare un'autocertificazione, loro che sono farmacisti? I farmacisti sono dei datori di lavoro come tutti quanti gli altri, nel senso che non hanno... Il datore di lavoro può autocertificare, come no, però è la stessa cosa, vale la stessa cosa per il farmacista come per il veterinario o il medico o il pizzaiolo, che deve farsi carico di una responsabilità, ma senza nessuna, cioè solo con le competenze del datore di lavoro, non c'è una competenza tecnica particolare nel farmacista. Perfetto, c'è Pietro Predonzani. Nel mio non so se è una domanda, la sto leggendo adesso, comunque è leggibile da tutti in chat. Nel mio territorio ci sono stati alcuni uffici specializzati in recupero risarcimenti da infortunio. Hanno creato aspettative di poter avere soldi in modo facile, portando lavoratori fragili a provocare infortuni sul lavoro al fine di avere un risarcimento in denaro per risolvere problemi di liquidità. Questi hanno portato comunque a uno stato di colpevolezza verso il datore di lavoro. Ipotizzo l'aumento di infortuni sul lavoro sia in parte da imputare a una mentalità non consona. Questa è una, diciamo, una affermazione di Pietro, che se vuole può intervenire per eventualmente interloquire con Lorenzo, con il dottor Toro Santucci. Se ci sono altri interventi, Sorina? Vai, Sorina. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti. Impresa di pulizie, giusto? Non ho capito, scusami. Impresa di pulizie, la titolare di un'impresa. Eccomi qua, buonasera. Okay, ciao, volevo solo la conferma perché non avevo capito bene. Come sai che l'anno scorso, il 2021, ne ho pagate assai di corsi, ne ho cambiato parecchi operai. Ti ho fatto cambiare i dipendenti, sì. Ecco, bravo. Ok. Quindi volevo solo se la conferma. Andavano e venivano da lei, e quindi ogni settimana mi chiamava, lo devo ricambiare, non ti preoccupare. No. Ok. E io pagavo, e certo, fin quando è stata la situazione. Volevo solo la conferma se avevo capito bene che adesso, siccome c'è un nuovo dipendente, tu lo sai, se per caso un tempo che lui fa il corso magari se ne va, quanto tempo c'ho? Questi 60 giorni per poter sostituire il prossimo? Sì. Quindi sono 60 giorni, giusto? Sì, nel momento in cui lo prendi un altro, deve iniziare la formazione il giorno prima, almeno il giorno stesso che lo assumi. E poi 60 giorni farà il corso entro 60 giorni.
Ok, questa era la mia domanda. Sì, Ok, cioè, però grazie prima di mille e assumerlo, grazie a tutti. falli fare l'inizio formazione, ma è una cosa, prima li facevi fare l'iscrizione, adesso è un'iscrizione con un colloquio iniziale da inizio formazione. Mi si spiega la normativa, cosa che abbiamo sempre detto all'inizio dei corsi, la diciamo prima all'atto dell'iscrizione, in modo tale che andiamo a certificare che la formazione è realmente iniziata. Non stiamo facendo nulla di chissà cosa, è proprio quei contenuti che gli si diceva i primi 20 minuti del corso per introdurre e far capire la normativa, glieli si dice all'atto dell'iscrizione, e in questo modo formalmente si può stare bene. Poi dopo noi ci impegniamo a farli, almeno noi o altri enti, si possono fare anche online, cioè voglio dire, poi uno si organizza come vuole, dove trova anche più conveniente. E l'importante è che sia dentro. Una cosa buona, perché comunque io sono sicuro che in 1 o 2 anni, andando avanti di questo passo, lo avranno quasi tutti l'attestato. Cioè, è un problema momentaneo, perché stiamo andando incontro capito, a una richiesta, perché nessuno ce l'aveva, però dopo ce l'avranno. Cioè è un problema, a mio giudizio, momentaneo, di questo periodo. È una cosa buona, perché almeno riusciamo anche a introdurre un altro, perché tu lo sai, mi è successo, ne ho pagati tanti di corso, sono rimasti senza dipendenti, quindi almeno è una cosa buona. Grazie a tutti. Grazie a te Sorina, buon lavoro. Grazie. A presto. Va bene, io, se non ci sono altri interventi, vi ringrazio per l'attenzione, poi vi faccio anche salutare c'è Lorenzo ancora collegato o si è scollegato Lorenzo? E dal dottor Mascia e dall'avvocato Coletta. Poi chi desidera ovviamente mi può chiedere anche il contatto, chi desidera ulteriori delucidazioni, ci mancherebbe. Tutti i 3 professionisti sono comunque a disposizione e molto disponibili. Lorenzo, faremo chiudere al dottor Mascia, però tu, avvocato Coletta, Alessandro, ci sei? Sì, ci sono. Ok, quindi io poi sono dimenticato di dire che sei anche abbastanza esperto in diritto del lavoro, e in particolar modo c'era qualcuno durante il tuo intervento che mi ha detto puoi far andare un po' più lentamente, però la questione è che abbiamo avuto Lorenzo e il dottor Toro Santucci che ci ha detto 15 minuti tassativi a testa, 15 minuti a testa, ma e poi alla fine io ho detto guarda che esploreremo, e infatti abbiamo esplorato, ma mi auguro insomma con contenuti almeno interessanti. Saluto, prima di passare la parola per i saluti a Toro Santucci, il consigliere Bruno Fraraccio che ci ha seguito. Bruno, poi saluto poi anche da te, perché io ho molto piacere che tu abbia partecipato a questo webinar, perché si trovava il consigliere casualmente qui, ogni tanto noi abbiamo un'amicizia da lungo periodo, e si trovava qui e in quel momento io stavo organizzando il webinar. Come ha saputo dell'argomento mi ha chiesto di partecipare, e devo dire che Bruno mi ha fatto molto piacere, perché ecco, anche i nostri rappresentanti che conoscano i problemi dei commercianti, dei consulenti, è una cosa fondamentale, ha dimostrato un interesse che mi ha sorpreso. Ecco. Buonasera a tutti. Diciamo che ho partecipato molto volentieri perché in effetti vengo da una famiglia di commercianti, quindi abbiamo vissuto anche noi nel passato cose che ho sentito da parte di varie persone, di vari partecipanti, insomma cose abbastanza serie, per arrivare a sentire anche uno degli esercenti che meno male che non c'era lui al posto della moglie. Insomma, queste cose penso che non debbano più accadere. Quindi diciamo che questo seminario è molto importante, Massimiliano, a Marcello. Porgo i miei saluti come consigliere e niente, buon proseguimento, e penso di esserci anche nelle altre situazioni. Sì, lunedì prossimo, perché stavo scappando. Volevi concludere?
No, dicevo che stavo scappando perché in macchina sono salito su, riscendo, chiedo scusa perché non sono stato fermo in un posto ben preciso. Quindi quando mi hai reso partecipe del discorso stavo riprendendo fiato, Massimiliano. Chiedo scusa a tutti, tutto qua. Quindi rinnovo di nuovo i saluti e grazie a tutti. E mi è stato tra l'altro chiesto che le slide di questa sessione ci vengono inviate via mail. Sì, tra domani e dopodomani vi girerò le slide come preannunciato. Lorenzo, vuoi... C'è qualche altro intervento? Ah, Roberto. Lido Alcione. Roberto, se vuoi dire qualcosa e aprire il microfono, volevi intervenire, Roberto? C'è una domanda di Leontina. Leontina, un familiare può sostituirmi in caso di malattia pagando l'INAIL? E in questo caso deve fare il corso anche lui? Non può sostituire? No, può sostituirlo e deve pagare l'INAIL e non c'è l'obbligo di fare la formazione essendo coadiuvante familiare. Ok, quindi i coadiuvanti familiari non devono fare la formazione? Questo è il... Non sono obbligati, non sono obbligati? Perfetto, okay. È chiaro che, siccome mi è successo praticamente ieri, gli organi di controllo non sapevano esattamente se dovevano fare, probabilmente potrebbe essere utile fare una dichiarazione in cui ai sensi dell'articolo non c'è l'obbligo per i coadiuvanti familiari e allegarlo alla prima visita ispettiva degli organi di controllo. Perfetto. Allora, chiudo, diciamo, in pochi secondi. Allora, l'obiettivo, Massimo, ti anticipo questa cosa che sicuramente volevi dire tu, e alla fine di questo incontro faremo un manifesto da consegnare, perché io sono abbastanza tenace su questo, cioè io non mollo. Difatti ho scritto anche al Ministro del Lavoro, ho parlato con la sua segretaria, dicendo delle proposte che possono sicuramente migliorare a fare la cultura della sicurezza e non la repressione nell'ambito della sicurezza. Quindi faremo questo manifesto con le criticità, le proposte in collaborazione con te, con il medico e con Luigi e con Alessandro. Faremo delle proposte e lo consegneremo all'onorevole. Perfetto, va benissimo Lorenzo, grazie mille. E, dottor Mascia, una chiusura, un saluto, diciamo. Io volevo dire che mi è sembrata un'iniziativa molto molto interessante per il tono che è stato utilizzato, perché praticamente è stato un incontro fra persone che avevano interessi specifici, e io leggevo man mano il numero dei partecipanti che è cresciuto e si è mantenuto tale per tutta la durata dell'incontro. Poi abbiamo avuto diverse domande e quindi questo mi ha sorpreso, perché normalmente nei convegni si parte e poi piano piano si resta in 4 persone. Quindi auguri a voi, complimenti per l'organizzazione, complimenti a Lorenzo che è stato l'ideatore, ma è stato il perno di questa manifestazione, e complimenti al giovane avvocato. Voi mi fate chiudere perché sono il meno giovane, insomma. Complimenti al giovane avvocato che dovrà soltanto rallentare un pochettino il ritmo perché ha troppe cose da dire. Grazie mille dottor Mascia, grazie a tutti, e vi ricordo che c'è un altro webinar lunedì prossimo sull'etichettatura, quindi chi vuole potrà rivolgersi allo studio Consa per l'iscrizione. Grazie mille, buonasera, buon lavoro a tutti. Grazie.